sto bene. Non stai bene? Niente, ragazzi, ci fermiamo perché... Va avanti un attimino. No, ci fermiamo, la salute prima di tutto. Ragazzi, adesso ci fermiamo, se Lara si riprende riprendiamo, se no ci rivediamo dopo. Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del dopo ispezione. Stasera sono da solo, però cercherò di raccontarvi al meglio quello che ci è successo a me e a Lara durante l'indagine, l'ispezione presso questa casa a dir poco strana. Adesso non so se avete notato durante l'introduzione del video di lunedì l'inquadratura della casa era veramente il primo piano era una casa assolutamente normale, mentre il piano di sopra era tutto storto, girato tipo il cubo, no? Avete presente quei giochini che si facevano ai nostri tempi, quindi negli anni 80 o su o giù di là. Ecco, una casa veramente strana, mi viene da dire anche di persone benestanti. Questa storia di questa donna che appunto è rimasta sola dopo aver perso il marito, e insomma una situazione molto triste e tutta condita con un tempo balordo, perché avete sentito temporali che sembrava proprio la sceneggiatura di un film di Dario Argento, temporali, pioggia e chi ne ha più ne mette. Insomma, già siamo arrivati lì con l'ansia, perché poi per arrivare in quella casa c'è comunque un tratto di strada molto scosceso e quindi con l'acqua si scivolava, con la pioggia si scivolava, quindi siamo arrivati su col fiatone, ecco. E poi il fiatone c'è rimasto, perché avete sentito neanche in presentazione subito si avvertivano dei rumori assolutamente spiegabili, perché erano derivati dalle gocce che cadevano su questa stufa meravigliosa lì all'ingresso. Però poi a quei rumori ne sono successi altri. Parto da quelli perché sono quelli che secondo noi hanno avuto un bel po' di rilevanza. Allora, in primis la catenella, che porca miseria non abbiamo registrato, o meglio nel Tascam, che poi tra parentesi non ha registrato niente di che, e né la mia telecamera non hanno appunto captato questo suono come se fosse una catenella che veniva in qualche modo tirata per essere chiusa o aperta, ecco, a seconda di come si voleva fare. Però c'era proprio questo rumore di catenella che non abbiamo identificato da dove potesse provenire, anche perché di catene non ne abbiamo viste, per cui sinceramente non so da dove sia arrivato quel rumore un po' particolare. E parlando di altri rumori, ecco, questo grattare che abbiamo sentito in cucina, che io in prima battuta ho dato la colpa per l'ennesima volta alle gocce, ma non era quello. Dopo quell'avvenimento mi viene da pensare a quell'altro rumore particolare che abbiamo avvertito quando stavamo scendendo dalla mansarda, insomma dallo studio, che è stato un rumore strano, è come se qualcuno avesse toccato del ferro, e questo ferro, sapete che quando si percuote un ferro, ecco, poi si sente una sorta di eco, no? Ecco, abbiamo avvertito clamorosamente, ve l'abbiamo anche messo in replay, quel rumore stranissimo, e onestamente non ci siamo dati una spiegazione, anche perché c'era uno scorrimano, ma abbiamo provato a percuoterlo, ma non faceva quel rumore, quindi non saprei neanche in quel caso come dare una spiegazione. Ho visto un'ombra e che però probabilmente ho visto male, probabilmente è stato un gioco di luci, non lo escludo, anche perché eravamo da soli, questo l'abbiamo appurato nel scendere la seconda volta. E poi passiamo agli strumenti. Gli strumenti, avete visto, il Proster e il K2 hanno dato decisamente buoni segnali, soprattutto il K2, che è stato molto attivo, e mi viene anche un piccolo brivido sul discorso dello studio lassù. Quando l'abbiamo appoggiato al muretto, ecco, avete visto che rispondeva a domanda e risposta, no? All'inizio chiedevamo se potesse essere un uomo e ha dato l'ok, ha dato un brillio, poi non l'ha più dato, abbiamo provato a sollecitare se nel caso potesse essere stata una donna, e invece lì ha risposto a più riprese. Può darsi che, come diceva Lara, questa donna, una volta mancata, abbia voluto tornare in questi posti per ricordare la vita bellissima che ha vissuto con suo marito, insomma.
Passiamo a una cosa che mi è successa esattamente la notte dopo l'indagine. Allora, vi abbiamo messo il replay, l'avete vista, quella sorta di gruzzolo di vetri rotti, no? Questo gruppetto di vetri rotti, uno dei quali era a forma proprio di croce. Io l'ho guardato così come si guardano tante cose nelle case abbandonate, distrutte, e che onestamente ci ho fatto anche il callo, non ci faccio neanche più caso perché sono talmente tanti gli oggetti belli, brutti, distrutti, meno distrutti, che ormai veramente mi escono insomma dagli occhi. Ma quel vetro lì, come tanti altri oggetti che ho guardato in quella casa, forse inconsciamente mi è entrato dentro tanto da svegliarmi di soprassalto di notte con una sorta di incubo anche decisamente brutto, che adesso non ricordo nei particolari. Mi ricordo forse che ero in balcone e che nel rientrare dal balcone ho osservato un quadro che è appeso sopra il divano, e in quel momento lì vicino al quadro ho visto quel vetro, quella croce che abbiamo visto insieme durante il video di lunedì, però rovesciato a testa in giù, quindi le croci cosiddette demoniache, quelle che i satanisti più o meno insomma esperti mettono insomma a beneficio di chi entra in questi posti, ecco. Però ho visto quella croce rivoltata. Può essere tutto, può essere niente, non voglio dar la colpa a quella povera casa, ma questo è. Io ho fatto indagini anche molto più pesanti, noi abbiamo fatto indagini molto più pesanti, ma mai e poi mai mi era venuto un incubo a causa di un'indagine stessa. Invece quella sera mi sono alzato sudatissimo e con una paura tremenda, cosa che non mi succede veramente mai, perché l'unica cosa di cui ho paura è la morte, ma spero insomma che mi manchi ancora un po' di tempo. E ecco, questo è il sunto della cosa. Poi passiamo a Lara. Lara non è stata bene, avete visto, noi potevamo continuare ancora un po', perché avremmo voluto anche tornare di sopra a risollecitare le eventuali entità, ma Lara proprio non ce l'ha fatta durante la sessione di Spirit Box. Lei ha insistito perché la cosa si potesse, che il video potesse continuare, che l'indagine potesse continuare, ma sono stato io a fermarla, perché come ho scritto, davanti alla salute non si scherza, si ferma tutto e non c'è YouTube che tenga, non ci sono visualizzazioni che tengano, non ci sono dei like, si ferma tutto, e amici come prima, insomma. La cosa poi tra l'altro è durata un po', perché durante il viaggio di ritorno Lara è rimasta molto silenziosa, molto turbata, mi viene da dire, e per cui insomma è stato meglio così. Adesso Lara sta benissimo, quindi sto tranquillizzandovi assolutamente. Però ecco, quella sera lì, anche il giorno successivo, c'è stato un po' di insomma di momenti poco simpatici, ecco. Non ha avuto niente in particolare, non ha avuto gli incubi che ho avuto io, però sicuramente è rimasta un po' segnata da quella casa. Effettivamente ha detto una gran verità: ogni qualvolta si girava il cantone, l'uscio o un'altra porta, insomma, si aveva la sensazione di avere gli occhi addosso e essere spiati. Ecco, questa è stata la sensazione forse più brutta che abbiamo provato. Per il resto, ragazzi, il Tascam muto, se non i rumori che durante il video di lunedì vi abbiamo ampiamente illustrato, quindi rumori live che vi abbiamo appunto detto in tempo reale, ma poi il Tascam da sé non ha registrato niente di anomalo, nonostante insomma lo si è ascoltato con cura. Basta, tutto qui, non ho altro da dire, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, ma soprattutto quello di lunedì, e alla prossima avventura. Ciao!